Allora, abbiamo con noi una paziente che già sta assumendo le chetoproteine per seguire praticamente una dieta chetogenica in cui ha avuto dei vantaggi, giusto? Sì, E quanti chili ha perso in un mese? 5 kg in 20 giorni. 5 kg in 20 giorni, quindi praticamente ha avuto difficoltà a seguire la dieta chetogenica? No, no. No, assolutamente, però oggi mi chiedeva praticamente del collagene idrolizzato, usi, funzioni del collagene idrolizzato. Il collagene idrolizzato, che sappiamo essere una miscela di biopeptidi di elevatissima qualità, è in realtà un integratore alimentare che non è più una proteina, ma è praticamente un insieme di peptidi, e considerando i peptidi sotto i 5000 Dalton, parliamo praticamente di proteine già digerite. In teoria che vuol dire? Vuol dire che quella molecola, il collagene, che è una molecola molto importante nel nostro corpo, che costituisce quasi il 6% del peso corporeo e il 30% di tutte le proteine del nostro corpo, è una proteina grandissima, anche se fatta da due mattoni fondamentali, che sono il mattone glicina-prolina e l'altro mattone glicina-idrossiprolina, a cui è collegato un altro aminoacido che chiamiamo X, che può essere l'alanina, la lisina o altri, che danno la differente costituzione del collagene. Quindi il collagene può essere fibroso o può essere elastico, o lasso, se praticamente ci sono amminoacidi differenti. Ma la catena fondamentale, l'elemento trainante, è l'insieme di questi due mattoni fatti da due amminoacidi, glicina-prolina, e l'altro mattone, glicina-idrossiprolina. Questo va a costituire l'elemento fondamentale delle nostre ossa, dei nostri denti. Le ossa e i denti si possono considerare collagene mineralizzato, cioè ci sono questa rete collagenica su cui vengono depositati i cristalli di idrossiapatite fatti di calcio, fatti cioè di fosfato di calcio, e costituiscono le ossa, i denti. E poi il collagene costituisce la nostra pelle, non lo strato superficiale, l'epidermide, ma tutto il derme, il sottocutaneo, è fatto da tessuto collagenico di derivazione mesenchimale. Le nostre arterie sono strutture fatte da tessuto di origine mesenchimale, che nelle arterie ha sia una intima fatta da un endotelio sempre di origine mesenchimale e non epiteliale, da una media in cui praticamente abbiamo oltre il collagene una componente di fibre muscolari lisce che servono ad aprire e chiudere il lume dei vasi, così variando diciamo l'afflusso di sangue ai nostri tessuti, e all'intorno un'avventizia fatta da tessuto connettivo ricco di vasi che serve proprio a vascolarizzare. Capiamo bene quindi come il collagene sia una componente fondamentale del nostro organismo. Qual è il problema? Perché è importante assumere il collagene? Perché il collagene, oltre a essere così ubiquitario e così importante, perché poi quello che regola la nutrizione dei tessuti, fegato, pancreas, eccetera, è il collagene, praticamente noi ne perdiamo, andiamo incontro a una carenza quotidiana di collagene, ne perdiamo circa 10 grammi, poi ovviamente se siamo alti 2 metri perderemo qualche grammo in più rispetto a un soggetto un pochino più basso. Perché? Perché praticamente noi abbiamo la desquamazione della pelle, la desquamazione delle mucose, tutto il nostro corpo desquama, noi lasciamo come una scia di piccole particelle microscopiche, che poi sono quelle che andiamo a cercare nella ricerca del DNA nel caso vogliamo trovare chi è responsabile di un crimine. Quelle piccole, questa desquamazione ci protegge. L'unico tessuto, torno a ripeterlo, che non desquama per meccanismi evolutivi sono i denti, dove si attacca la placca batterica fra dente e dente nel solco gengivale e fa avvenire quelle famigerate carie. A lei per esempio una carie ce l'aveva fra dente e dente, che adesso rifaremo quell'otturazione, giusto? Sì. Bene, questa desquamazione più la ricrescita delle unghie, la ricrescita delle sopracciglia, dei peli, dei capelli, ci costa circa 10 grammi di collagene al giorno.
E se noi il collagene non lo riproduciamo più con la stessa velocità come lo facciamo nella vita embrionale, fetale, neonatale, infantile, adolescenziale, nel periodo di sviluppo fino a 25 anni. Dopo i 25 anni ormai è scientificamente dimostrato che la produzione di collagene cala. Con l'andare avanti degli anni poi, siccome le capacità digestive del nostro apparato digerente invecchiano alla stessa maniera di come invecchia la pelle, tanto per capirci, le rughe che abbiamo in faccia, che sono un tipico segno di invecchiamento, giusto signora? Sì. Oh, quelle rughe che intanto noi cerchiamo di combattere, nel nostro intestino come vengono chiamate? Diverticoli. I diverticoli sono una sorta di invecchiamento delle nostre pareti intestinali. Quindi che cosa vogliamo dire con questo? Che l'apparato digerente non è più in grado di digerire quella molecola così grande, la molecola di collagene, che è circa 285.000 kg d'alto, cioè stiamo parlando di una molecola lunghissima, difficile da digerire, soprattutto quando è quel tessuto fibroso. Non so se a voi è capitato di masticare quel prosciutto dove dentro c'è una componente fibrosa, o la carne. Io mi ricordo da bambino masticavo la carne, facevo una palloccoletta e poi la nascondevo perché non c'erano i fazzoletti di carta, la nascondevo e poi la buttavo perché non riuscivo a masticarla e ad ingoiarla. Allora questa componente fibrosa, che è la componente collagenica, noi non riusciamo a digerirla. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo: sì, però se noi per esempio facciamo bollire la carne, la pelle del pollo, facciamo quel brodo di pollo che tante mamme danno praticamente, soprattutto nei paesi, ai figli quando si devono rigenerare o quando vogliono far crescere i figli. Far crescere i figli gli danno il brodo di pollo perché fa bene al sistema immunitario, che è di origine mesenchimale, come i globuli rossi, come le arterie, e fa bene praticamente per la crescita. Perché? Perché quel collagene sotto la bollitura, quindi con un'azione termica ad alta temperatura, si trasforma in gelatina. Quella gelatina, che è ancora una molecola molto grande, è però già in parte più facilmente digeribile. Quante volte la gente dice: non mangiare la pelle di pollo perché sennò quella è quella difficile da digerire. Togli la pelle di pollo e vedrai nella porchetta, per esempio, se voi mangiate il bianco, il grigio, se invece mangiate la crosta che sta all'esterno, vi resta più ostica e difficile. Capite che cosa sia il collagene? Quindi questo per dire che cosa? Per dire che all'interno di questo barattolo Long Life, collagene idrolizzato Bernardis, in realtà non c'è il collagene predigerito dal dottor Bernardis, purtroppo non c'è, non abbiamo ancora questo potere angelico, però praticamente c'è il Solugen 5000B della PB Liner, che è l'azienda leader che ha vinto il premio di riconoscimento a livello mondiale come azienda nel 2018 la migliore al mondo, questo sta scritto dappertutto, come migliore qualità di collagene. Il collagene che sta qui dentro in realtà non è più collagene, deriva dal collagene idrolizzato mediante un processo di idrolisi enzimatica spinta, che significa che sono stati utilizzati degli aminoacidi, gli stessi che noi abbiamo all'interno del nostro stomaco e del nostro intestino, quelli di origine gastrica, la pepsina, e quelli di origine pancreatica, la tripsina e la chimotripsina, che sono praticamente in grado di digerire le proteine. Questo processo digestivo avviene a bassa temperatura, perché portandolo ad alta temperatura noi abbiamo delle forme racemose. Cos'è il racemo? Il racemo, se voi prendete una bottiglia di olio di oliva e c'è il fondo perché non è stato filtrato, voi quella parte, come si chiama quella lì? Non me lo ricordo. La posa, per capirci, quella parte lì va buttata via, c'ha proprio un nome però, sì. Me lo ricordo quando intanto mi aveva detto: c'è un po' di questa che non si preoccupi, quella rimane sul fondo, lei la versa, oppure lo filtra. Naturale, certo. Quello è naturale, come cade nel vino, però quando uno compra una bottiglia vuole filtrarla, insomma, la vuole filtrato, e quindi praticamente quelle sono le forme racemose, cioè i diaminoacidi, che il nostro organismo non usa, perché il nostro organismo usa solo gli L-aminoacidi, cioè le forme enantiomeriche di L-aminoacidi. E allora, con l'idrolisi enzimatica spinta a bassa temperatura, noi otteniamo un collagene idrolizzato di altissima qualità con la minore qualità di forme racemose.
Per capire un altro esempio delle forme racemose è la differenza che qualcuno porta fra l'acido lipoico e l'acido alfa-lipoico. L'acido lipoico, difficile da ottenere, che richiede processi complicati, lascia il posto all'acido alfa-lipoico. L'acido alfa-lipoico nella sua natura ha 50% di forme ok e 50% di forme racemose, quindi praticamente ha una scoria che non si può togliere. Per toglierla ci sono dei processi complicatissimi che porterebbero a dei costi altissimi. Purtroppo quando noi scriviamo dobbiamo scrivere acido alfa-lipoico, qualcuno invece vende l'acido come fosse lipoico e non alfa-lipoico perché fa il furbetto e casomai quelle 50 gli fa passare per buone. Però questo non vuol dire niente, perché lì non costituisce un componente fastidioso per il nostro organismo. Invece le forme racemose rendono indigeribile il collagene. Non so se mi sono spiegato quello che è il concetto. Quindi quello che noi dobbiamo comprendere, quello che per noi è fondamentale, è capire che siamo di fronte ad un prodotto di alta qualità che serve praticamente a garantire, a combattere la carenza di collagene quotidiana, specialmente con l'avanzare dell'età, e se noi abbiamo collagene disponibili e stimoliamo così il nostro organismo a produrre più collagene e contemporaneamente andiamo a bloccare quella che è l'attività delle metalloproteinasi chiamate collagenasi, che ci vanno a distruggere il nostro collagene che si sta invecchiando, praticamente otteniamo una migliore qualità e produzione praticamente di collagene, e quindi le rughe diventano più difficili da comparire, e il lume intestinale viene protetto, infatti passano dei sintomi di gastrite o di pazienti che avevano praticamente la sindrome dell'intestino bucato, gli si attenuano tutti i sintomi di intolleranza. Le persone di una certa età soprattutto trovano giovamento a livello articolare, camminano, si sentono meglio, non hanno processi infiammatori, elementi di disturbo a livello degli arti inferiori e superiori, passa in parte la sindrome del tunnel carpiano, il paziente incomincia a stare meglio. È un concetto molto importante che deve ancora emergere praticamente da quello che stavamo chiacchierando con la nostra paziente, no? Giusto? Certo. Dicevamo che la formazione di collagene ha il suo massimo fino ai 25 anni, dopodiché si saldano le ossa e viene a mancare quella necessità da parte dell'organismo di avere una biodisponibilità di collagene, che sappiamo che le ossa prima dei 25 anni sono in forte rimaneggiamento, e prima viene formato il collagene e poi viene mineralizzato il collagene a formare le ossa mediante questi cristalli idrossiapatite di calcio e di fosfato calcico. Bene, questo per dire fondamentalmente che cosa? Per dire che il nostro organismo dopo i 25 anni, se noi dobbiamo ricostruire un pezzo di arteria, supponiamo, no? E non abbiamo disponibilità di collagene perché non l'abbiamo introdotto con la dieta, e non riusciamo a sintetizzare quei mattoni glicina prolina e glicina idrossiprolina, o viene a mancare un aminoacido essenziale come la lisina, che è importante anche nella formazione, e l'idrossilisina nella formazione del collagene, cosa accadrà? Accadrà che il nostro organismo ha una grande fonte di biodisponibilità, come accade per il calcio. Per il calcio va a attaccare le ossa, per mantenere il calcio a livello ematico, eccetera, come sistema tampone. A livello praticamente della pelle, va a smontare la pelle attraverso l'attività delle collagenasi e dà una biodisponibilità così di questi due mattoni, questo è per formare organi più importanti come le arterie. Allora che vuol dire questo? Vuol dire che se io non assumo il collagene, vado in carenza di collagene, io avrò un invecchiamento più precoce. Perché l'invecchiamento dove lo vediamo? A livello della pelle, cutaneo. Non è che noi facciamo un'indagine endoscopica per vedere se il nostro stomaco o una coloscopia per vedere se abbiamo i diverticoli e stiamo invecchiando a livello intestinale. Nessuno ha mai fatto una coloscopia per vedere se il suo intestino sta invecchiando. Mentre praticamente a livello cutaneo tutti abbiamo sotto gli occhi i fenomeni di invecchiamento. Bene. Allora proprio la pelle, i tendini, ecco le articolazioni che fanno male, diventano, diciamo, i distributori, i fornitori di biopeptidi, di aminoacidi importanti, essenziali come la glicina prolina e la glicina idrossiprolina, per formare il collagene. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a livello cutaneo, a livello tendineo, si attivano quelle metalloproteinasi
o collagenasi, che vanno a smontare, metalloproteinasi perché dipendono molto dalla necessità che all'interno ci sia l'atomo di zinco, di questo minerale, il metallo, praticamente vanno a smontare i nostri tessuti a livello collagenico per rendere biodisponibili all'interno del nostro organismo. Quindi se noi dall'esterno diamo il collagene idrolizzato, quelle collagenasi, quelle metalloproteinasi vengono automaticamente bloccate perché ci dice non c'è bisogno, e allora da una parte del corpo non avviene la distruzione del tessuto collagenico perché c'è biodisponibilità dall'altra parte attraverso l'alimentazione di questi aminoacidi. Questo è il concetto importante che deve anche passare, perché sennò sembra tutto difficile capire, anche quando noi facciamo un impianto dentale, noi dentisti, proprio siccome sappiamo che la riformazione di osso all'intorno dei nostri impianti, o soprattutto nelle GBR, nelle grosse ricostruzioni di osso dove vogliamo la neoformazione ossea, per esempio a livello della corticale vestibolare o nei siti post-estrattivi o insomma in qualunque situazione in cui vogliamo una GBR, un rialzo di seno mascellare, noi possiamo coadiuvare il nostro lavoro odontoiatrico eccellente con una somministrazione per via orale di collagene idrolizzato associato con vitamina C al 200% dei valori nutrizionali di riferimento per avere una stimolazione, una biodisponibilità di questi mattoni fondamentali per la neocostituzione del collagene, che è sempre il tessuto che precede la formazione dell'osso. Quindi senza collagene non ci sarà osso. Questo lo sanno tutti i dentisti, che all'intorno di un impianto si forma prima l'owen bone o l'osso a fibre intrecciate, oppure chiamato anche osso fibroso, semplicemente, che verrà poi rimaneggiato e sostituito dall'osso maturo mineralizzato per l'attività degli osteoblasti, che ormai si saranno fermati e saranno circondati da osso nelle lacune ossee e prenderanno il nome di osteociti, cioè di cellule ossee mature, che svolgono l'azione mineralizzante dell'osso, e i cristalli di idrossiapatite vengono apposti sulle fibre collagene. In particolar modo la ricrescita di cristalli di idrossiapatite avviene nelle hole zone, HOLE zone, le zone vuote, le zone tra un gruppo di fibre collagene e l'altro, e lì comincia la mineralizzazione e la posizione dei cristalli di idrossiapatite, che nella loro strutturazione seguono si dispongono parallelamente con l'asse lungo, in parallelo all'asse lungo delle fibre collagene. Quindi c'è questa strutturazione, quasi una collana di perle, in cui abbiamo un gruppo di fibre collagene, il gruppo di cristalli di idrossiapatite, collagene, cristalli di idrossiapatite, e poi tutti gli spazi che permangono vengono ulteriormente mineralizzati. Il risultato finale, l'osso mineralizzato, è il 70% una componente minerale cristallina di idrossiapatite e fosfati di calcio e un 30% di tessuto organico, di cui il 27% sono le fibre collagene, il resto del 3% sono i proteoglicani e tutti praticamente i polisaccaridi, ricordiamo l'acido ialuronico, eccetera.